Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High, o bentornati. In questa lezione per principianti vedremo il maschile e il femminile in italiano, vedremo come distinguerli e come riconoscerli e poi faremo un esercizio così che potete metterli in pratica e vi darò le soluzioni. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra del video, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo, se ne avete bisogno. Che cos'è un sostantivo? Un sostantivo è un nome che si riferisce a una persona o a un animale o a una cosa, un oggetto o a un luogo. In italiano tutti i sostantivi sono o maschili o femminili, quindi hanno un genere che è puramente grammaticale, ma che a volte può coincidere con il genere naturale della persona o animale a cui si riferisce. Questo non sempre però. Per esempio, nel caso di padre o uomo, il genere naturale sarebbe maschio tradizionalmente, quindi il sostantivo è anche maschile, così come anche in madre o donna è tradizionalmente un soggetto femminile, quindi anche il genere sarà femminile. Però a volte nel caso di oggetti inanimati o di cose non si può in realtà sapere così a priori che tipo di genere avranno e dovremo proprio basarci sulla terminazione di queste parole per poter capire se si tratta di un nome maschile oppure femminile. Quindi in realtà l'unico modo proprio sicuro di verificare poi il genere, se siamo in realtà in dubbio se sia maschile o femminile, è proprio consultare il dizionario e memorizzare poi il sostantivo nel caso di dubbi. Però adesso questa tabella che vi farò vedere, questa tabella vi aiuterà parecchio perché potrete capire dalla terminazione del nome o sostantivo di che genere si tratta. Quindi vediamo subito per il maschile. Per il maschile, i nomi maschili in genere terminano in O, ok? Quindi finiscono in O, come per esempio tavolo o giorno, gatto, libro, appartamento, bambino. Sono tutti sostantivi maschili, quindi in generale i nomi maschili terminano con una O. Però potrebbero terminare anche in consonante soprattutto se sono nomi di origine straniera, come per esempio bar, sport, chef, autobus e computer. Ok? Quindi anche questi sono nomi maschili, quindi terminano in consonante e in genere sono nomi di origine straniera. E poi possono anche terminare in E, quindi nomi maschili possono anche terminare in E, come per esempio padre, ristorante o errore. E come si fa? Poi vedremo anche che i nomi femminili possono terminare in E, vedremo poi nella prossima tabella, quindi come facciamo a sapere se un nome che termina in E è maschile o femminile? Bisogna consultare il dizionario in generale, bisogna memorizzare questi nomi, sono anche tanti, però facendo pratica poi appunto imparerete e memorizzerete questi nomi. Però ecco un piccolo trucco, che i nomi maschili praticamente che finiscono in E, ma che finiscono prima in ore e tore, vedete c'è sempre una E finale, ma abbiamo la terminazione in ore e tore, come per esempio amore, odore e poi intore come motore, direttore e dottore. Quindi quando hanno queste terminazioni sono maschili, quindi questo già aiuta perché sono tanti i nomi in E, i nomi maschili in E,
in ore e tore, quindi già vi aiuta a capire se è maschile o femminile. E adesso passiamo alla tabella del femminile. Allora, abbiamo in generale i nomi femminili terminano con una A, come per esempio sedia, sorella, casa, pizza e cucina. A volte terminano anche in E, quindi come dicevamo, come anche i nomi maschili, quindi madre, arte, notte e canzone. Vedete, nel caso di madre, prima abbiamo visto nel caso di padre, ecco che sono sostantivi che terminano in E, padre maschile, madre femminile, perché in questo caso un nome di persona si riferisce appunto a una persona e il genere grammaticale corrisponde anche al genere naturale in questo caso, nella maggior parte dei casi proprio per sostantivi che si riferiscono a persone, quindi quello vi aiuta anche a determinare il genere. E poi mi raccomando, utilizzate anche, imparate questi sostantivi con l'articolo, perché l'articolo insomma vi dà quella cosa in più appunto che potete in questo modo memorizzarli meglio, ecco, memorizzare il genere. E poi anche qui, come nel caso precedente dei sostantivi in E che terminano in ore e tore che sono maschili, in questo caso un piccolo trucco, una piccola astuzia con i nomi femminili in ione sono appunto femminili, quindi i nomi che terminano in ione, come per esempio nazione, pensione, stagione e produzione. Quindi questo vi aiuta anche qui a determinare il genere. E poi ci sono i nomi in I, i nomi che terminano in I, come crisi, ipotesi e analisi. Questi in genere sono tutti nomi femminili, non ce ne sono proprio tanti, però ecco questi tra i principali, e l'unica eccezione è sci e alibi, che sono nomi che terminano in I, che sono maschili. Poi un paio di appunti, i nomi maschili in tore, come per esempio autore oppure direttore, come fanno il femminile? Fanno il femminile in trice, quindi autore diventa autrice, per esempio, attore diventa attrice, direttore diventa direttrice. Tranne dottore però e professore, queste due sono eccezioni, e dottore fa dottoressa nel femminile e professore fa professoressa, ok? E poi c'è un'altra eccezione sono dei nomi che terminano in O, quindi pensereste sono maschili, ma in realtà no, sono femminili. E questi nomi sono per esempio la mano, l'auto, quindi auto è un altro modo per dire macchina, ok? L'auto, la mano, appunto, dicevamo, la radio e la moto, ok? Quindi questi sono nomi femminili che però terminano in O. E poi abbiamo un'altra all'opposto, ci sono dei nomi che terminano in A, che non sono però femminili, ma sono maschili, perché di origine greca, dal greco antico, come per esempio problema. Problema si dice il problema, è un sostantivo maschile. Poi altri nomi sono per esempio tema, il tema è un altro sostantivo maschile che termina in A, e poi il programma anche. Il programma è un altro sostantivo maschile che termina in A, quindi queste sono le eccezioni alla regola generale. E adesso facciamo un esercizio insieme. Allora faremo parola per parola, vedremo, vi darò appunto, dovrete indovinare se è una parola, se è un sostantivo femminile oppure maschile. Quindi vediamo sostantivo per sostantivo, uno alla volta, e vi do tutte le soluzioni. Partiamo con il primo sostantivo, ciliegia. Allora, cos'è? Ciliegia è un nome maschile o femminile? È femminile, giusto? È femminile perché termina in A, quindi femminile. Poi abbiamo divano.
Divano un nome maschile o femminile? Come termina divano? Termina in o, giusto? Quindi è un nome maschile, un nome maschile. Poi abbiamo parte, questo è un nome che termina in e, quindi bisognerà appunto, se non lo conoscete già, poi lo memorizzerete, quindi dopo questo, durante questo esercizio, parte è un nome femminile. La parte, quindi è un nome femminile, parte. Poi abbiamo vita è un nome maschile o un nome femminile? È un nome femminile perché termina in a, ok? Poi abbiamo mano l'abbiamo appena vista, mano è un'eccezione alla regola, è in realtà un nome femminile, la mano, che però termina in o. E poi abbiamo parola è un nome maschile o un nome femminile? È un nome femminile, giusto? Parola perché termina in a. E poi abbiamo città è un nome maschile o femminile? Anche questo femminile perché termina in a. Poi abbiamo crisi è un nome che termina in i. Quindi qual è la regola dei nomi che terminano in i? Maschile o femminile? Anche questo femminile, crisi. Poi abbiamo nome, maschile o femminile. Questo è più appunto una questione di memorizzazione del nome, perché non c'è proprio del sostantivo del nome, perché non c'è modo di appunto saperlo a priori. Non si può determinare il genere così a priori, a meno che appunto non venga in maniera naturale. Ecco, quindi nome è un nome maschile, ok? Nome è un nome maschile. E poi abbiamo voce è un nome che anche qui che termina in e, ed è un nome, sapete se è maschile o femminile? Ditemi un attimo, è maschile o femminile? Voce è femminile. Poi abbiamo mamma, maschile o femminile? Mamma, questo è facile, mamma. Femminile. Poi abbiamo mare è maschile o femminile? Il mare, ve l'ho detto io. Il mare è maschile, ok? È maschile. Poi abbiamo testa è maschile o femminile? Femminile, giusto? Femminile. Poi abbiamo gioco è maschile o femminile? Maschile, gioco è maschile, termina in o, quindi maschile. Poi abbiamo ragione è maschile o femminile? Ragione è la ragione è un nome femminile. E poi abbiamo autore è un nome maschile o femminile? Autore è maschile e il femminile di autore dicevamo che è autrice, è un femminile irregolare, E poi abbiamo problema, infine abbiamo problema, è un maschile o femminile? Questo l'abbiamo appena vista, questa piccola regola. È un nome maschile, deriva dal greco antico e uno di quei sostantivi che termina in a, ma in realtà non è femminile ed è maschile. E quindi questo termina la lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta e spero che l'abbiate trovata utile. Se sì, fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata, e se vi è piaciuta mettete un like e considerate iscrivervi al canale, così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!